Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Everyday Opera. Oggi registro il mio primo video in italiano e per i miei cari ascoltatori di lingua inglese vi lascerò i sottotitoli. Oggi vorrei parlarvi come è nata la mia passione per la lingua italiana, il mio percorso di studio e come studiare italiano ha davvero cambiato la mia vita. La mia passione per l'italiano è nata da piccola. In realtà è nata in congiunto con la mia passione per l'opera. Ho visto il mio primo opera lirica quando avevo 9 anni. Ho visto Aida di Giuseppe Verdi ed è stato spettacolare. Mi è piaciuto tantissimo e da lì non è solo iniziato la mia passione per l'opera lirica, che sono andata via a 9 anni dicendomi anch'io vorrei cantare così e anche dicendo ma che lingua bellissima in cui cantavano, e quindi da quel momento anch'io volevo imparare l'italiano. Dopo quella prima opera è nata una tradizione nella mia famiglia. Noi siamo andati spesso in teatro a vedere le opere diverse e anche in lingue diverse, tedesco, francese e anche una volta in inglese mi sa. Però comunque italiano è rimasto nel cuore e volevo sempre approfondire questa cosa. Purtroppo quando sono arrivata a scuola media e anche liceo la mia scuola non ha offerto lingua italiana, quindi ho studiato spagnolo invece. Ho studiato spagnolo per 6 anni e purtroppo adesso che ho imparato benissimo italiano, spagnolo è un po' sparito dal cervello, però vabbè. Comunque capisco tantissimo di spagnolo e riesco anche a leggerlo, quindi non è tutto dimenticato, diciamo. Visto che non potevo studiare l'italiano durante la scuola media e neanche durante il liceo, ho deciso di approfondire finalmente questa passione per l'italiano durante l'università. Io ho frequentato l'università di Bucknell a Lewisburg, Pennsylvania per 4 anni, perché negli Stati Uniti la nostra università dura 4 anni invece di triennale più 2. Purtroppo anche durante il mio primo semestre all'università non sono riuscita a studiare italiano. Quando sono entrata ho deciso di studiare biologia e seguire una traccia di pre-med, diciamo, in inglese. E quindi mi hanno messo corsi di scienza e anche matematica che mi ha rubato tutto il spazio nell'orario. Comunque il mio coinquilino di stanza, una cara amica ancora, lei studiava italiano durante il nostro primo semestre e anche al liceo, quindi potevo chiedere delle cose della lingua italiana, così parlare un pochino quello che lei piaceva della lingua e quello che studiava durante le sue lezioni a scuola. Però per me non bastava, avevo bisogno proprio di prendere un corso me stessa, ovviamente. Poi è arrivato il semestre primaverale di 2015 in cui finalmente potevo frequentare il mio primo corso di italiano, Italian 101. Da lì tutto partito, tutto cambiato, la mia vita è cambiata e non sapevo neanche. La cosa bella della mia scuola è che ogni anno portano dei assistenti di lingua d'Italia, quindi durante gli anni ho conosciuto delle persone bellissime, diverse, italiane, che venivano a insegnarci a Bucknell. E sono ancora in contatto con alcuni di loro attraverso i social e anche di persona, che è bellissimo. Avere delle assistenti di lingua, di madrelingue, probabilmente è stata una delle mie cose preferite di studiare le lingue all'università. Come vi dicevo, da quella prima classe in italiano tutto è cambiato per me. Aspetta, ho dimenticato di dirvi una cosa importantissima. Ho detto che ho iniziato l'università studiando biologia. Sì, ho cambiato da quella cosa perché poi mi sono laureata in canto e italiano. Ok, torniamo adesso alla storia. Già dalla seconda classe di italiano la mia professoressa mi diceva che dovrei considerare una laurea in italiano o Italian Studies. Diceva che ero molto brava e ha visto che ero molto interessata e appassionata della lingua e anche della cultura, eccetera. Quindi sì, alla fine ho deciso di prendere anche
una laurea in italiano di fianco a quello di musica e canto. Ovviamente sono andata avanti con i miei studi di italiano a Bucknell e devo dire che il dipartimento di italiano è assolutamente fantastico a mia scuola. I professori sono bellissimi e sono davvero come una seconda famiglia. Il dipartimento di italiano ha anche offerto un sacco di eventi diversi durante l'anno di coinvolgerci un po' di più nella cultura. Quindi iniziato l'anno con una serata di gelato in cui abbiamo mangiato gelato tutti insieme, fatto 2 chiacchiere e poi più avanti abbiamo anche fatto una serata di cucina italiana in cui siamo venuti tutti a cucinare insieme in uno spazio, poi mangiare insieme, tutta cucina italiana. E verso dicembre abbiamo sempre fatto una serata di tombola che era molto divertente e niente, è continuato così, ci sono stati un sacco di cose diverse, belle che il Dipartimento di Italiano ha offerto a noi studenti e sono molto molto grata per tutte quelle esperienze bellissime, oltre alle classi che mi sono piaciute sempre tantissime. Come classi ho fatto quelli di base, di grammatica, poi più avanti ho studiato anche letteratura italiana, storia e anche visto dei film. Dopo il mio secondo anno all'università ho deciso di fare domanda per un istituto di lingua che si chiama Middlebury Language Schools, un programma estiva per circa 6 mesi e alla fine sono stata accettata ed era un'estate bellissima. Sono andata al campus di Mills College a Oakland, California e speso 6 mesi parlando, facendo tutto in italiano. Dovevamo firmare un contratto e quindi anche ascoltavo la musica in italiano e davvero ho fatto tutto in italiano, oltre il fatto se tipo abbiamo avuto delle domande a chiedere in inglese, però davvero tutto in italiano. E da lì la mia fluenza è cresciuta tantissimo. Sono stata fortunata perché questa esperienza estiva a Middlebury mi ha dato un passo in più quando sarei andata a studiare all'estero a Padova. Mio terzo anno all'università ho deciso di studiare all'estero in Italia ed è stata la mia prima volta in Italia e mi è piaciuto tantissimo, ho avuto un'esperienza bella. Ho vissuto con una famiglia italiana durante il semestre che ero lì, che era 2017, sì, e quindi mi ha dato un occhio in più nella cultura di tutto quello che ho già studiato e visto un po' nei libri di scuola. Durante quel tempo ho avuto anche l'opportunità di viaggiare un pochino in Italia, ho visto Pisa, anche Venezia, Roma e altre città. Dimenticato un'altra cosa, il programma che ho fatto all'estero era attraverso Boston University. Dopo il semestre di studiare all'estero a Padova, ho avuto anche l'opportunità di studiare a Firenze. Ho studiato il canto attraverso un programma di Westminster Choir College che si chiama The Florence Voice Seminar. Ero strafelice di unire le due cose in questo momento di canto e italiano. Sono rimasta 3 settimane in più in una delle mie città preferite italiane. Comunque vorrei dare un shout out a tutti i miei amici che ho fatto durante quel seminario a Firenze perché era davvero un'esperienza bella e sono ancora in contatto con alcune persone, quindi ciao! Poi la storia continua per me con Italia. Durante il mio ultimo anno all'università io volevo iscrivermi a fare il magistrale in canto. Ovviamente quando non mi hanno accettato ero un po' triste, però allo stesso tempo non sapevo che mia vita sarebbe cambiato ancora. In un senso Italia mi ha sempre tirato. Quindi cosa è successo? Allora, visto che non sono stata accettata a studiare canto a livello magistrale negli Stati Uniti, ho deciso di fare la domanda per il programma SITE,
Il programma Sight è un programma che è solo in Lombardia e porta le madrelingue per insegnare inglese per un anno nelle loro liceo, scuole medie, eccetera. Quindi alla fine sono stata accettata, per fortuna anche con un'amica dall'università, ciao Dylan, e così mi sono trasferita a Legnano per la prima volta per insegnare a un liceo tecnico. Lo so che vi sto dicendo un po' una storia della mia vita, però è per dire che è stata una lunga strada a imparare italiano. Però attraverso tutte le esperienze che ho avuto ho imparato benissimo a parlare italiano. C'è sempre da migliorare, però mi sento molto comoda a parlare con le persone e di anche vivere proprio in Italia. E alla fine mi sono innamorata con la lingua e con il paese e sono contentissima di vivere qua e di essere qua. Durante tutto questo tempo italiano mi ha anche servito tantissimo con i miei studi di canto. Ovviamente una grande parte delle opere liriche sono scritte in italiano, quindi potevo avere un passo in più, diciamo, di davvero capire la lingua e di poter anche capire meglio quello che stavo cantando. Infine, sono molto felice di aver imparato italiano e di aver deciso di prendere questa strada. Italiano ormai è diventato una parte di me e grazie a Livia di 9 anni che ha deciso che un giorno imparerei italiano, adesso sono qua. E comunque è andato così e non cambierei per niente nella mia vita. Grazie a tutti quelli che sono arrivati fino alla fine di questo video, un po' lungo. Vi ringrazio ancora tantissimo e se vi è piaciuto questo video, per favore mettete un like, commentate, subscribe al mio canale e ci vediamo al prossimo appuntamento di Everyday Opera. Ciao!